Risolviamo l'equazione radice terza di x quadro più 10 radice terza di 1 meno x quadro uguale a 7 radice terza di x meno x quadro. Come prima cosa vado a raccogliere una x nel termine a destra sotto radice, quindi questo lo posso riscrivere come x che moltiplica 1 meno x. Poi noi sappiamo che se abbiamo x, y tutto elevato alla a, questo è uguale a x alla a per y alla a e lo utilizzo per riscrivere questa radice qui. Quindi ho radice terza di x quadro più 10 radice terza di 1 meno x quadro uguale a 7 radice terza di x per radice terza di 1 meno x. Poi applichiamo un'altra proprietà delle potenze per cui a elevato alla b tutto alla c è uguale anche ad a elevato alla c tutto alla b. In particolare lo applichiamo in questi due radicali, quindi li riscriviamo come radice terza di x tutto elevato al quadrato. Gli esponenti che ho invertito sono il 2 e l'1/3 sarebbe, più 10 radice terza di 1 meno x tutto al quadrato uguale a 7 radice terza di x per radice terza di 1 meno x. Ora chiamo radice terza di x a e invece radice terza di 1 meno x b. Questo passaggio non è indispensabile, ma mi è molto utile per farvi capire in che direzione sto andando. Quindi faccio questa sostituzione e ottengo a quadro più 10b quadro uguale a 7ab. Porto a b a primo membro e adesso inizio a cercare due numeri che sommati mi diano meno 7 il cui prodotto mi dia 10. Chiaramente questi due numeri sono meno 5 e meno 2. Quindi riscrivo il termine centrale come meno 5ab meno 2ab più 10b quadro che riscrivo. Adesso raccolgo tra il primo e il terzo termine una a, così da avere a meno 2b. E tra il secondo e il quarto invece raccolgo meno 5b, così da avere a meno 2b. Un'altra volta. A questo punto posso raccogliere a meno 2b a fattor comune, che moltiplica a meno 5b. Quindi la mia equazione varrà a 0 quando a sarà uguale a 2b e quando a sarà uguale a 5b. Adesso è il momento di sostituire ad a e b i loro valori. Quindi quando radice terza di x sarà uguale a 2 radice terza di 1 meno x. E quando radice terza di x sarà uguale a 5 radice terza di 1 meno x. Ok, risolviamo la prima. Per risolverla, chiaramente eleviamo al cubo entrambi i membri. Per semplicità, no? Tanto questo non cambia il risultato della nostra equazione. A primo membro così otteniamo x, a secondo abbiamo 2 alla terza che fa 8, per 1 meno x. La radice cubica si semplifica con l'elevamento al cubo. Quindi ho x uguale a 8 meno 8x, quindi 9x uguale a 8 sia x uguale a 8 noni. E questa risulta essere la prima soluzione, che quindi vado a chiamare x1. Adesso preoccupiamoci della seconda, chiaramente svolgendo le stesse operazioni, quindi eleviamo al cubo entrambi i membri e otteniamo x uguale a 5 al cubo e 125 per 1 meno x. Quindi x uguale a 125 meno 125x. Quindi 126x uguale a 125, ossia x2 uguale a 125 fratto 126. E così sono riuscito a ricavarmi anche x2. Io ti ringrazio per aver visto questo video, spero ti sia stato utile. Ti ricordo di lasciare un like se ti è piaciuto e di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Ti lascio nelle schede in descrizione cliccabile in sovrimpressione la playlist dedicata alle equazioni che svolgo tutti i giovedì
e l'ultimo video in cui ho risolto questa equazione esponenziale.